Spillo Altobelli, ex centravanti della nazionale, compagno di Paolo Rossi nella fantastica avventura azzurra al mondiale del 1982 Spagna, un suo ricordo su Pablito. Di Paolo in questo momento è ancora troppo emozionante. Dove mi giro televisione, radio, fuori, amici, parenti e tutti, cioè, è il discorso che tutti intraprendono, e quindi l'emozione è sempre grande, e gli occhi sono sempre umidi e le lacrime escono da sole. C'è un momento speciale che ricorda di Paolo Rossi, sia nell'esperienza con i club, ma anche ovviamente dell'esperienza vissuta in nazionale. Io con Paolo Rossi siamo praticamente calcisticamente siamo nati quasi insieme, perché lui era a Vicenza e io ero a Brescia. Abbiamo giocato una partita a Brescia-Vicenza, ha vinto il Vicenza 3-2, io ho fatto una doppietta lui. L'anno dopo io sono andato all'Inter, dopo un po' lui è andato al Perugia, quindi è stata una carriera quasi uguale. E anche in nazionale lui ha avuto la fortuna tutta meritata di andare in quella del 78, dove con Bearzot ha trovato spazio, lui e Caprine, e si sono messi in mostra facendo un grande mondiale. Quindi nell'82 Bearzot giustamente aveva fiducia in lui, lo ha richiamato nonostante l'assenza che aveva avuto nei campi da calcio. Lo ha richiamato perché aveva fiducia, sapeva che era un giocatore che poteva contare, gli dava tutta la fiducia che un allenatore può dare a un giocatore, tutta la fiducia che un papà può dare a un figlio, anche quando le cose non andavano bene, perché mi ricordo bene le prime 4 partite, allora Polonia, Camerun, Perù e Argentina. Paolo ha fatto fatica forse anche perché non trovava il gol, e poi veniva da un periodo dove era stato fermo, quindi si doveva sbloccare, ma tutti noi gli siamo stati vicini, tutti noi sapevamo che lui da un momento all'altro si poteva sbloccare, tutti noi avevamo fiducia in lui e gliela dimostravamo negli allenamenti, nei periodi che eravamo in albergo, da tutte le parti, e finalmente dopo col Brasile, quando si è sbloccato, abbiamo ritrovato il Paolo Rossi che conoscevamo tutti e che è quello che alla fine dopo ci ha portato a vincere il mondiale. Paolo Rossi l'anticipò nella finale contro la Germania nel primo gol degli azzurri sul cross di Gentile. Ha un piccolo rimpianto per non averla messa lei dentro quella palla al posto di Rossi, che poi alle sue spalle sul secondo palo si avventò come un falco e segnò il vantaggio per gli azzurri nella finale di Madrid. Il gol non gliel'ho rubato, non volevo rubarglielo, però allora siamo 2 attaccanti. Allora, palla sulla destra perché c'era stata una punizione, palla a Gentile, dicendo io ho capito che metteva la palla e sono andato contro verso il primo palo, perché se arrivava un attimo dopo la prendevo io. Sono andato in anticipo, però noi eravamo organizzati, cioè uno va sul primo, uno va sul secondo, uno va in mezzo, uno va dietro, quindi dovevamo coprire la porta, se passa un cross lo dobbiamo prendere, qualcuno la deve prendere. Io ci sono andato vicino, ma Paolo è stato più bravo di me e ci è arrivato lui e ci ha portato in vantaggio, ma allora Paolo Rossi non lo scopriamo mica oggi, è stato il più grande centravanti italiano, più grande ragazzo, più grande giocatore dove vai nel mondo, tutti sanno chi è Paolo Rossi, e per noi che eravamo insieme veramente è stato un sogno avere
la sua amicizia e trascorrere serate e giornate insieme a lui. C'è un giocatore attualmente nel campionato italiano in Serie A che somiglia a Paolo Rossi, che ricordi per movenze e per caratteristiche Pablito? Per carità, allora non confondiamo, è unico, allora non confondiamo il calcio di una volta, quello di adesso, magari oggi saranno più bravi, non lo so, io ho conosciuto bene, ho giocato bene, ho giocato quel calcio lì e ti posso garantire che era molto difficile.